Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Wargame Academy. Ecco, mi sto sistemando un pochino la cuffia, tutto bene. Allora, vedrete sicuramente immediatamente adesso sul vostro schermo questo bel Wargame che in effetti è questo qua, Battle of Leuven Game della Historical Game Company. Perché vedete questo che stavate aspettando magari il solito TTS, il solito Tabletop Simulator, Vassal, un'altra puntata su questo, quella meccanica, questa quella regola, questa quel pezzo di Wargame. No, questa volta direi che cominciamo un po'. Sapete quando si fanno gli allenamenti del pallone o anche di calcio, o anche la scuola guida, no? Tanto momento di teoria, spieghiamo i segnali, come funziona una macchina, quali sono i pezzi del codice della strada e adesso ci mettiamo sotto e cominciamo a effettivamente a guidare, quindi andiamo a toccare in concreto un wargame. Eh, però, quello che appunto qui vedete è un wargame, Battle of Leuven, un wargame sulla battaglia di Leuven, che è una delle più grandi battaglie combattute da Federico il Grande contro gli austriaci, quindi Federico il Grande di Prussia contro gli austriaci, che cosa c'è di più wargame di questo? Però è fatto all'interno, nell'ambito del sistema della Historical Game Company di Steve Kling, quindi assolutamente molto semplice, molto nera e molto essenziale. Quindi perfetto, dite voi, per imparare sì come funziona il wargame. Sì, certamente, sicuramente i pezzi fondamentali e su questo siamo d'accordo, ma anche e soprattutto, e questo è quello di cui vorrei parlare con voi in questo episodio, ottimo per apprendere qualcosa di più importante delle regole del wargame, che è tutta la roba di cui abbiamo parlato finora, del wargame classico, tutta la roba, movimento, combattimento, zone di controllo, questo e quell'altro, rapporti di forza, condizioni di vittoria, tutta questa roba qua. Qualcosa di molto più importante, questo qualcosa di importante è effettivamente come pensa un wargame, come si ragiona quando si affronta, come si deve ragionare, come si deve pensare quando si affronta un wargame. Come pensano i wargamer? Questo è fondamentale. Perché? Perché il wargame, il gioco di simulazione, ma soprattutto il wargame ex encounter classico è veramente molto molto diverso da qualsiasi altra forma di gioco. Quindi richiede una maniera di ragionare, di pensare, di avvicinarsi radicalmente diversa. Ed è anche una delle cose che ce lo fa sembrare incredibilmente difficile, ma non è incredibilmente difficile rispetto ad altri giochi, semplicemente è diverso, funziona su basi proprio intellettuali e processi decisionali completamente differenti. E qui andiamo un pochino a vederli. Ecco perché, ecco, molto spesso anche un wargame semplice come questo, perché Battle of Leuven, questo sistema, hanno giochi che hanno tre facciatine proprio di regole, ma proprio veramente buttate lì, possono però sembrare molto semplici perché? Perché avete una marea di scelte. Adesso che cosa faccio? È il gioco delle scelte, lo diciamo sempre. E mo che faccio? E parte la paralisi nasi, tutti ste posizioni, sti colori, sti simboli, sti numeri, ste tabelle o non tabelle, comunque sia questi dati da tirare, oddio, 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 panico, panico, panico. Niente, panico, niente paura, sono solo wargames. Quindi perché ci prende questo panico? Perché non stiamo ragionando, voi direte, è come deve ragionare un wargamer, ma più ancora come ragionavano i comandanti sul campo. Perché il wargame, siccome è un gioco di simulazione, un po' come il gioco di ruolo, vi vuole portare nei panni di qualcun altro, se voi non ragionate come quel qualcun altro, il gioco non funziona. Se il gioco di ruolo voi lo cominciate a leggere soltanto a tabelle, modificatori e quant'altro, questi pacconi di 200-300 pagine di manuale base sembra una cosa impossibile. Se vi buttate invece, capite che state recitando un personaggio, quindi entrate nella mentalità del gioco di ruolo, funziona tutto. Il wargame è assolutamente la stessa cosa, lo sappiamo benissimo. Il gioco di ruolo e derivazione del wargame funzionano esattamente sullo stesso
fondamentale a livello. Il gioco di ruolo fondamentalmente è un wargame, un gioco di simulazione che funziona su altre basi. Benissimo. Quindi torniamo a pensare come comandante. Come pensavano i comandanti? Con tutte quante le loro belle pedine, ossia le loro belle truppe, sulla loro bella mappa, con i loro bei treni, eccetera, per obiettivi, per condizioni di vittoria. Però non è che si mettevano lì a pensare se uso questo, c'ho il +1, c'ho il +2, allora attacco di qui che così c'ho questo modificatore. Pensavano, boh, se noi ci avviciniamo di più da una parte e magari riusciamo anche a prendere di fianco, sarà meglio. Ecco, e il gioco, il wargame arriva dopo, perché voi prima dovete fare la decisione sarà meglio attaccare di fianco, concentrarci in quel punto e quel punto critico e poi vedere come il gioco gestisce questa roba. Non fare il contrario, vedere siccome il gioco ci dice che se attacco di fianco, attacco in quel punto, allora c'ho il vantaggio, devo fare questo. No, perché no? Perché i comandanti non ragionavano in questo modo. Allora, mettiamoci nei panni dei comandanti e questo ci rimane particolarmente facile se utilizziamo dei giochi semplici, lineari ed essenziali come appunto questi giochi delle Historical Game Company. Sto pensando di farci una serie ricorrente su Vlog e anche Wargame Academy, proprio uno per uno, perché sono tantissimi, ma il sistema è assolutamente sempre quello, però sono anche molto diversi tra di loro, però sono perfetti più perché per imparare le regole del wargame, che ce ne sono 12.000 tipi diversi anche all'interno degli ex encounter che funzionano in maniera completamente diversa, per imparare a ragionare da wargamer e quella è la cosa più importante. Allora, come ragiona? In che diciamo sette mentali vi dovete mettere? Beh, dovete avere, se il gioco è una battaglia intera, dovete avere una visione dall'alto. Quindi vedete qua la mappa com'è, ecco, vedete, io spero che vediate anche il cursore del mouse, comunque sia la mappa ci fa vedere l'intero pezzo di battaglia. Loifen in questo caso non è tutta la battaglia, fu il famoso attacco di fianco, qui vi fa vedere l'attacco di fianco di una buona parte però delle truppe di Federico. Fondamentalmente sì, è praticamente l'intera battaglia o quasi. Quindi, quindi avete questa visione dall'alto che mano a mano però scende di livello, mano a mano ad ogni singola pedina che mettete in un esagono piuttosto che in un altro scenderà a livello tattico. E quindi chi vincerà? Chi tirerà con i dadi migliori, chi avrà più fortuna nel tiro dei dadi, chi farà i tiri di dado migliore? No, perché se no non vi spiegate perché i wargamer bravi tendono a vincere sempre loro e vincerà chi avrà la chiarezza operativa migliore e quindi chi riuscirà a comprendere meglio i propri obiettivi e come raggiungerli e chi saprà mantenere quella chiarezza operativa all'interno della battaglia quando la battaglia impazzirà, partiranno tutti gli imprevisti possibili e immaginabili, ma chi rimarrà concentrato maggiormente, o concentrato ovviamente, maggiormente sui propri obiettivi, generalmente avrà le vittorie. Poi può dirvi male e pazienza, si rifà un'altra partita. Poi questi sono giochi anche brevi, quindi va bene anche così. Quindi bisognerà contenere a questo punto, abbiamo detto, l'elemento fortuna che c'è ed è fondamentale, ed è secondo me imprescindibile all'interno del wargame, ma è giusto perché perché così succede nelle battaglie, ma anzi oltre che saperlo contenere, saperlo sfruttare. Cosa significa? Saper congegnare i modificatori a proprio favore oppure assorbire gli imprevisti negativi, inserendo anzi tutto questo all'interno del proprio piano operativo, della propria manovra. Quindi manovra, spostamento, applicazione delle proprie risorse per ottenere i propri obiettivi. Ed ecco qui che entriamo, stiamo già cominciando a ragionare da wargamer. Quindi, allora, andiamo un attimino a partire dall'inizio con l'esempio dell'analisi del wargame e ossia che cosa effettivamente quando noi partiamo con un wargame con delle pedine sulla mappa e studiamo la situazione sulla base delle nostre condizioni di vittoria. Ecco, questa puntata è tutta basata sul ragionare da wargamer, quindi fare ciò che fa ogni buon wargamer all'inizio del proprio gioco. Analizziamo la situazione ed ecco qui
questo è un metodo, questa puntata vuole incoraggiare, poi ognuno c'è il proprio metodo, incoraggiare a trovare il vostro metodo di analisi del wargame, analisi della situazione. Lo facciamo con questa serie Battle of Leuven, con Battle of Leuven che fa parte di questa serie dell'Historical Game Company, che è appunto una serie ottima per concentrarci proprio sugli aspetti fondamentali, meccaniche semplici che non ci distraggono con troppi modificatori, procedure e sottoprocedure, diversi livelli di casualità e frizione perché ci sono le carte che vi dicono quanti muovono, quanti sparano, che cosa succede di speciale in un turno, e questo anche ci aiuta per esempio come esercizio a giocarlo in solitario, perché no? Quindi ottimo, veramente assolutamente consigliatissimo. Andiamo a vedere pezzo per pezzo allora come ragiona un wargamer, come analizza una situazione, come la mette in correlazione con le proprie condizioni di vittoria, quindi con gli obiettivi, con ciò che deve effettivamente fare, che è scritto nel regolamento, e come si riesce un pochino a, io ho queste risorse, ho queste situazioni del terreno, l'avversario ha queste altre risorse, queste sue situazioni del terreno, ognuno di noi ha i nostri obiettivi di vittoria interconnessi, e il gioco è trovare il rapporto per mettere tutta questa roba in correlazione e saperlo mantenere, anche deviando in caso dal piano originario, saperlo mantenere indipendentemente da tutto il caos che succederà sul campo di battaglia. Eccoci qui dunque a vedere la mappa di Battle of Leuven, e vedete che però prima ancora di parlarvi della mappa, questa è una mia piccola fissazione personale, vi vado a parlare di quello che è fondamentalmente la cosa più importante di un wargaming, cioè la conclusione, o meglio, le condizioni di vittoria alla fine del gioco. Che cosa dovete fare? Ecco, andiamo a vedere perché è da questo, ecco, questo è uno degli errori più classici di chi si avvicina a Wargame, è penso che insomma secondo me devo eliminare tutte le pedine dell'avversario e buonanotte. Ma non è assolutamente detto, dipende da che cosa, dalle condizioni di vittoria. In alcuni giochi dovete eliminare quante più pedine nemiche possibile, in altri ottenere certi punti, per esempio controlli certi punti della mappa, come in questo caso che vedete qui su Battle of Leuven. Io li ho evidenziati con questi bei eh, dischetti trasparenti, un sistema che utilizzo ed è molto comodo, sono di colore diverso perché danno un certo quantitativo di punti diversi. Perché parlo delle condizioni di vittoria come la primissima cosa che dovete andare a vedere all'interno di uno scenario di un wargame? Perché sono un po' come il canovaccio narrativo che il gioco vi dà, ciò che il gioco si aspetta da voi. Non sono fatti a caso, sono il riflesso di quelli che erano gli obiettivi dei comandanti in capo durante quello scenario, durante quella battaglia. E quindi è un po' come di nuovo il gioco di ruolo, che è la missione. Se non ci avete la missione, certo c'è anche gente che gioca il gioco di ruolo, che andiamo in giro, usciamo dal paese, vediamo che troviamo, però generalmente c'è una missione, uno scopo che crea che cosa è la linea narrativa. Attorno a quella linea narrativa voi create la coerenza delle vostre azioni, fate le vostre azioni in una certa coerenza. Ecco, quello è un enorme aiuto perché ciò che il gioco si aspetta da voi, uno dei problemi, delle paralisi immediate che di solito ci sono, è oh mio Dio, che cosa deve fare? Devo fare, ecco, le condizioni di vittoria vi dicono esattamente cosa dovete fare. Quindi studiamoci prima quelle. In questo caso, allora, il gioco che cosa ci dice? Il gioco ci dice che il giocatore prussiano, cioè qua sotto, ok, qua vedete Prussian Setup Area, poi dopo ne parliamo, in questa al fondo della valle, poi vedete qua si schiererà tutto quanto il giocatore austriaco, questi sono i segni rossi delle unità austriache e delle unità di altri stati tedeschi, che appunto difendono che cosa? Questi obiettivi. Che cosa deve fare il giocatore prussiano? Entro il turno 24, vedete ci sono 24 turni, dovrà ottenere il controllo di almeno di obiettivi per almeno 4 punti vittoria. I dischetti gialli ognuno vale
un punto vittoria, ok? Il dischetto rosso, che è il villaggio proprio di Leuven, vale 2 punti vittoria, quindi ogni dischetto giallo vale un punto vittoria, il dischetto rosso vale 2. Anche questo dischetto blu, che è Fröbelwitz, che è appunto il crocevia un po' nella zona, vale 1 di per sé. Ma c'è una particolarità. Se il prussiano riesce a catturare Fröbelwitz, cioè il dischetto blu, Leuven, il dischetto rosso, quindi dischetto blu e dischetto rosso, e almeno altri 2 dischetti gialli, catturare significa nel senso passarci sopra, essere l'ultima a esserci passato sopra con una propria unità, vittoria immediata. Può essere anche il turno 8, ma il gioco si ferma lì. Quindi è chiaro che cosa ci dà questa cosa. Guardate come sono messi anche un pochino con lo schieramento, perché il prussiano si schiera fino a questa linea tratteggiata qui. Vedete, questo è Leuven, questo è l'ordine obliquo, la grande manovra di Federico, questo attacco di fianco imprevisto. È chiaro che l'approccio da sud, quindi qui l'approccio di Golau, che è questo più in alto, è Sagels, il sud è, lo vedete di qua, quindi no, aspetta, vabbè, adesso io con le dita, insomma, alla destra del vostro schermo. Ecco, è chiaro che questi sono i primi 2 punti più esposti e quindi vi faccio vedere, vediamo un pochino dove sta modifica, ecco. E quindi chiaramente se andiamo a fare con delle, vedete, se il prussiano si schiera qui, questo è lo schieramento prussiano, qua su invece ci sono gli austriaci, sono schierati in questa maniera qua, guardate cosa succede. È chiaro che, eccolo qua, questo attacco in questa direzione, attaccare in questa direzione, vi permette di minacciare e di prendere abbastanza rapidamente, perché le truppe qui sono più deboli, Golau e Zagelsutz, e poi attaccare direttamente Leuven. Se poi da qua sotto con le truppe riuscite pure a incunearvi a prendere anche Frobelwitz, paffete, avete vinto. L'austriaco deve ovviamente bloccare tutta questa bella manovra qua. Mm? Vedete che cosa ci dice? E che cosa ci dice anche tutto questo? Che l'austriaco non può fare un movimento tutto di corsa. Ah, io mi trincerò qua e mollo queste altre 2, che mi importa. Perché? Perché, e magari anche Fröbelwitz, sposto tutto qui, faccio un'unica grande catena qua, un catenaccio qui e buonanotte. Perché inevitabilmente qui più a nord sarà esposto. E cosa succederà? Succederà che il prussiano potrebbe a quel punto passare con le sue truppe in questa maniera più a nord e appunto comunque ottenere i suoi punti vittoria. Quindi vedete tutte queste lineette strane, però ecco, vedete come già il gioco tra i punti vittoria ci sta un po' facendo capire lo scenario. Annulliamo tutto quanto, sì, annulliamo tutto, perfetto, eccoci qua. Siamo di nuovo qui, vedete? Interessante questa cosa, no? Quindi chiaramente abbiamo qui tra Leuven e triangolo Leuven, Golau, Zagelsutz è il triangolo fondamentale dove si svolge la partita, ma l'austriaco non può semplicemente buttare tutte quante le sue truppe lì, perché se no espone qua la zona più a nord, Nippern e Grückelwitz, e addirittura riespone il crocevia fondamentale del Frobelwitz, che se il prussiano riesce a entrarci, paffete, ha vinto la partita se sta controllando Leuven e questi altri 2. Quindi capite che ecco come gira la partita. Come prussiano capiamo che il nostro sforzo principale sarà qui in questo triangolo delle Bermude, assolutamente di questi qua, però potremmo anche considerare, dobbiamo sempre mantenere una forza che minacci questa posizione austriaca più a nord, costringendo l'austriaco a tenere della gente lì e impedendogli di portarla immediatamente qui verso sud, verso il triangolo
principale, perché possiamo anche ottenere la vittoria così. E quindi questo è un gioco bellissimo, perché appunto vedere tutte queste manovre e contromanovre, quindi come austriaci invece dovremmo riuscire a tenere, a far girare la battaglia, probabilmente con la Zagels lo perderemo, ma si creerà un saliente qua, quindi un punto circondato all'Eufen, e dovremo tenerla e riuscire a girare la battaglia e aspettate, vi faccio vedere, magari arrivare ad una posizione dove siamo con il markup, eccolo qua, una posizione, l'austriaco dovrebbe cercare di tenere una posizione idealmente così, cioè concedendo con il prussiano bloccato qui, eccolo qua, che probabilmente avrà preso con la Vezagesuz, ma non avrà l'Eufen, o al massimo riesce a prendere l'Eufen, ma magari con un contrattacco improvviso l'austriaco riesce a tenerla. Quindi capite che la battaglia tenderà a spostarsi in questa maniera. Ora concentriamoci, qui abbiamo visto che cosa, le condizioni di vittoria, che cosa ci dicono, vedete quanta roba ci dicono. È uno script, una sceneggiatura, sappiamo già un canovaccio, sappiamo già che cosa, più o meno cosa fare o cercare di fare. Bene, adesso concentriamoci invece sul palcoscenico, cioè sulle condizioni del terreno, sulle condizioni dello scenario, che è il terreno è quello che detta un po' tutti quanti i vari movimenti. Io ora vi ho tolto tutti quanti quei bei dischetti e andiamo a vedere, esaminiamo un pochino il terreno. Il passaggio successivo, dopo aver capito che cosa devo fare, devo cominciare a chiedermi come devo farlo, e il come devo farlo, la prima parte del come devo farlo è: ma io su che terreno mi muovo? Ancora prima, secondo me, ancora prima, ancora più importante di capire quali sono le forze a mia disposizione, perché io le forze le posso muovere da una parte all'altra, bene o male, ma il terreno è quello, e il terreno è la parte dominante, ok? Quindi questo vale per il tattico, vale per lo strategico, vale per il grande tattico, ma questo vale per l'operazione, vale per qualsiasi wargame. Vediamo un pochino com'è il terreno, com'è il nostro scenario. Bene, allora, diciamo questa mappa non ha particolarità estreme. Leuven è una località in Europa, quindi sì, c'è una pianura, ci sono un po' di collinette, vedete sono qui evidenziate: Schönberg, Bütterberg, Judenberg, Schriberg. Berg significa montagna, monte, colle, più montagna, monte insomma in tedesco qui. Quindi è abbastanza semplice, se c'è Berg è una montagna. E poi ci sono una serie di villaggi, e questi villaggi sono tutti quanti i nostri punti vittoria. Poi ci sono un po' di questi boschi che sono delle buone posizioni difensive, e c'è questo fiumiciattolo che è importante, molto importante questo. Aspettate che vi lo faccio vedere anche questo con un bel modifica, eccolo qua con il markup, eccolo qui, vedete questo, ecco qua, questo fiumiciattolo che può essere molto importante per l'austriaco, perché tra questo e vedete si può fare una buona linea difensiva qui, fiume, boschi, villaggio, collina. Questi sono tutti quanti i modificatori. Si arriva appunto fino all'Oifen, se ci pensate. Eccola qua la vostra linea, di quella di cui parlavamo prima, che si forma naturalmente, dettata dal terreno. Le collinette sono qua, queste di solito vengono prese dal prussiano per piazzarsi l'artiglieria, per sparare in bombardamento, mentre la fanteria del prussiano, la fanteria e la cavalleria entreranno da qui. Questi sono dei corridoi naturali, eccolo qua. Qua c'è un pochino di spazio in più, magari qua la cavalleria si divertirà un po' di più, mentre invece qua, da questa posizione qua, il prussiano tenderà a salire in questa maniera. Ecco, passare quel fiume è molto più difficile, quindi non mi ricordo neanche se è possibile, comunque sia più difficile, quindi si tenderà a fare così. Certo, se il prussiano riesce a sfondare qui, riesce a incuniarsi qui, sono guai per l'austriaco, perché poi deve ripiegare. Qua non ha una granché di linea, perché sì, qui ce l'ha nei boschetti qua dietro, ma qui è più spezzata, quindi è più complicata. Deve tenere questa prima linea l'austriaco. Ecco, vedete, stiamo un pochino esaminando il terreno. Questi fiumi, appunto, abbiamo detto, coprono parzialmente Glöckernitz,
Gükerwitz e Nippert, ma neanche tanto. Frebelwitz è molto esposta, è drammatica la situazione di Frebelwitz, quindi assolutamente. Non è facile creare in questo contesto delle linee difensive. Federico aveva letto il terreno, aveva capito che qui sì, gli austriaci avrebbero potuto reggere, però avrebbero avuto delle difficoltà a creare una linea difensiva coesa, perché vedete che ci sono, aspettate, ve li faccio vedere, ecco, guardate, ecco, qui invece ragioniamo in termini di gap, cioè di varchi. Andiamo a vedere i varchi. Guardate che bel varco che c'è qui. Qui è enorme. Qui non c'è niente, Passato Gulau, vedete, addirittura mi si diventa dritta la linea, proprio non c'è nulla. Qui sì, qui è buono, però vedete, primo varco qua, secondo varco qui, qui ci si può anche un pochino incuneare, vedete che è tutto terreno un po' spezzato e l'austriaco rischia di perdere il controllo di questa zona qua, mentre invece tutte queste collinette coprono l'avanzata, vedete ci si può nascondere qui dietro, coprono l'avanzata del prussiano, anche questo appunto saga su se stesso, vedete ci si può avanzare anche qui, Ornau mi pare si chiami, vedete, ecco io posso avanzare qui coperto da queste caratteristiche del terreno rispetto al fuoco dell'avversario. E però attenzione perché comunque non è facilissimo, un po' con tutti questi ostacoli intermittenti anche per il prussiano fare un'avanzata, quindi dovrà muoversi qui, rischierarsi qua davanti probabilmente e da qui in questa maniera con queste 1, 2, 3, diciamo anche qua, e 4 direttrici di massa, così. Qua c'è un varco, questo è interessante, questo io ogni tanto provo ad usarlo, molto largo, però della cavalleria leggera può incunearsi da lì. E lì se si riesce a catturare questo bosco, wow, a quel punto il prussiano festeggia perché di qua c'ha una via spianata meravigliosa. Ovviamente l'austriaco cercherà di impedirglielo, però dovrà utilizzare molte truppe per farlo. Quindi vedete il terreno, anche qui lo stiamo analizzando, è veramente molto molto interessante, presenta degli aspetti veramente molto molto interessanti qui il terreno. Abbiamo visto il terreno, abbiamo visto prima ancora le condizioni di vittoria e adesso però l'altro pezzo di come riuscire a ottenere le condizioni di vittoria è sì, ma con chi? Chi sono le risorse o come posso appunto impedire all'altro di ottenerle? Se sono il prussiano che sta attaccando oppure dall'altra parte l'austriaco che sta difendendo con le unità. Ed eccole qui le nostre unità. Oh, ve le faccio vedere un po' così perché questo gioco è un po' particolare. Vi faccio vedere. Allora, vedete qua la foto, ecco, tutti questi segnetti che vedete qui, questi segni rossi e anche blu, sono lo schieramento austro-tedesco, più o meno, ok? Dell'austriaco e dagli alleati. Bene, i prussiani si schierano qua sotto nella Prussian Setup Area. Di nuovo il nostro amico Markup ci aiuta. Eccola qua, che è qui dietro questa linea tratteggiata. Oh, quindi intanto che cosa ci dice? Ci dice che mentre il prussiano sa benissimo ogni volta, vedete ci sono anche delle piccole unità di copertura austriaca, queste durano poco, sa benissimo che, anzi aspettate che non è neanche così, ma è così, peggio mi sento, proprio uno schieramento un po' assurdo, eccolo qua, guardate che bel saliente, saliente è questo bozzo che può essere attaccato da più direzioni. Mentre il prussiano, dicevamo, sa ogni volta come è schierato l'austriaco non sa come si schiererà il prussiano e questo ci lascia molta molta libertà di impostare il nostro attacco. Ovviamente è un'opportunità fondamentale. Come si deve schierare questo prussiano? Perché in realtà l'austriaco lo sappiamo, si schiera così e buonanotte. Lo schieramento dell'austriaco, ve lo dico subito, lo vedete, è difensivo qua, queste rosse sono austriache, queste blu sono alleate, generalmente queste durano poco, si ritirano indietro e si crea questa situazione molto pericolosa. Bene. Eh, come si schiera il prussiano?
ci sono diversi. Qui è un schieramento che ho provato durante una mia partita. Come vedete, il gioco incoraggia a schierarsi un po' come fece Federico. Quindi andiamo a vedere qua. Quindi di nuovo il nostro markup, ecco qua. Quindi con una zona a destra, con un gruppo di aspettate, ve la metto un pochino meglio, ecco, con una concentrazione di forze nel settore a destra e un po' di forze di copertura nel settore a sinistra. Io qui avevo provato un tentativo di fare un po' un diversivo al centro, quindi ho rafforzato un pochino il centro. Si può mettere anche più gente di qua a destra. Poi ogni volta la cosa bella è che ogni volta provate, anche qui alla faccia che ogni volta è uguale, no? Ogni volta è diverso, specie se sono giochi in cui hanno almeno uno dei due che si schiera in maniera libera. Quindi, ecco, allora, però io, ecco, vi dico una cosa, c'è anche chi si mette a contare i punti di forza, le cose, non sono molto un fan di questo perché poi questa tipologia di giochi tende a variare molto durante la partita. Facciamo un conto che però è più interessante secondo me, il conto fisico più che dei fattori di forza che ci sono, è proprio il fattore del numero fisico delle unità, cioè quanti pezzi. E questo conto ci dice che in questo gioco l'austriaco ha a disposizione 28 pezzi contro 19 del prussiano. E voi direte, ah, allora gli austriaci sono di più. Sì, storicamente erano di più. Assolutamente, questo va benissimo. Però le unità prussiane, in generale, ogni unità prussiana vale un pochino di più di un'unità austriaca. Ecco. E quindi c'è un altro problema in questo gioco. Quest'altro problema lo vedete qui e ve lo faccio vedere subito. Quest'altro problema è rappresentato da questa roba qua, cioè le carte, in particolare in questo gioco. In generale le carte che vi dicono quante unità muovono da una parte e quante attaccano dall'altra sono molto migliori delle unità prussiane, tranne un paio di carte austriache come queste di Dawn che appunto recupera le truppe. In generale le carte prussiane vi fanno muovere molta roba di più. Quindi che cosa ci fa vedere questa, appunto, questa simmetria? Questa asimmetria ci fa vedere che l'austriaco avrà una maggiore granularità di manovra, quindi potrà magari cercare più degli aggiramenti. Qui entriamo nella parte tattica, quindi la manovra stretta, ok? Non il grande piano di battaglia, la manovra stretta e il prussiano invece potrà concentrare più forza, più valori di combattimento in un singolo punto. Che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che mentre l'austriaco però avrà un po' di difficoltà, non potrà fare grandi manovre perché le sue carte non glielo permettono, però dovrà trovare dei piccoli aggiramenti locali, fare dei contrattacchi e appunto rispondere in maniera appunto reattiva. Il prussiano dovrà trovare dei punti decisivi in cui applicare le sue forze, degli Schwerpunkt, si dicono in termine tecnico, cioè dei punti cruciali. Però attenzione, non ha molte truppe, se comincia a perdere truppe si trova messo molto male, quindi è un esercito potente ma fragile. L'austriaco è un esercito lento ma che può assorbire meglio l'urto di quello prussiano. Come vedete è sbilanciato e bilanciato allo stesso tempo. Il gioco è questa, è una cosa veramente, veramente bellissima. Dal punto di vista tattico si possono utilizzare, dovete far vedere un pochino le caratteristiche di unità. Avete della cavalleria leggera che magari non è tanto potente ma è molto mobile, quindi è ottima per il disturbo. L'artiglieria deve appoggiare le avanzate, le riserve di cavalleria pesante che sono un attimino più lenti, però sono proprio delle truppe d'urto, dovete capire quando lanciarle in avanti. E la fanteria ovviamente va a occupare le posizioni, quindi magari la fanteria
troverà dei punti, dovrà per esempio, ci sarà una grande battaglia per conquistare queste colline qua al centro. Questa sarà fondamentalmente una battaglia di fanteria. E poi avete i granatieri della guardia, il prussiano dove li andrà a posizionare, dove posizionerà la sua forza d'urto maggiore, insomma tutti questi aspetti, le forze, le posizioni sulla mappa, come vedete, entrano in gioco entrambe. Ok, quindi a questo punto abbiamo visto un po' tutte quante le precondizioni, condizioni di vittoria, terreno, forze, posizione, eccetera. E mo li facciamo muovere? Sì. Allora, qui ovviamente da qui in avanti entriamo nelle diverse possibilità delle diverse partite e delle diverse scelte, quindi più di tanto non mi è difficile dirvi dovete fare questo, non dovete fare quest'altro. Vi do un po' delle alternative che sono successe spesso nelle mie partite a questo gioco. La manovra, quindi entriamo nell'ambito della manovra, dividiamo, anzi più che questo io direi rientriamo in questo, possiamo cominciare a dividere le nostre armate in termine ovviamente non era dell'epoca, in task force. Task force cosa significa? Sono dei contingenti che hanno un obiettivo. Immaginiamo uno scenario di questo tipo. Bene, l'elemento, cominciamo dagli austriaci. Gli austriaci potremmo dividerli, per esempio, un'alternativa, in due elementi. Un primo elemento A, che è questo, ok? L'elemento A è statico, il suo compito è la difesa di Leuven, della zona di Leuven, e un elemento quindi un elemento statico, un elemento più dinamico, eccolo qua, che è questo, qui sono un po' in mezzo, qui sono un po' a seconda dei casi, quindi mentre questo elemento A austriaco se ne sta bello parato qua, quest'altro elemento dinamico austriaco, elemento B, può pensare di fare delle manovre di contrattacco, di rafforzare la posizione se ci sono dei cedimenti o magari di contrattacco contro i prussiani. E i prussiani, andando a semplificare, anche loro possono avere due begli elementi. Il primo elemento, l'elemento A, che ha come compito l'elemento che ha come compito, io direi, scusate, non questo, ecco, che ha come compito l'attacco alla zona di Leuven, quindi questo è l'elemento di attacco, e poi c'è un elemento B, l'elemento B prussiano che sta qua, lo mettiamo in verde, che devono fare costoro? Costoro devono un po' vedere cosa fanno gli austriaci, perché se gli austriaci si spostano completamente di qua verso Leuven, potrebbero cominciare a minacciare questi altri due villaggi e soprattutto la zona di Fröbelwitz. Se gli austriaci invece sono più passivi e quindi si attestano qui, comunque allora a quel punto potrebbero essi stessi addirittura invece accentuare l'attacco sulla zona di Leuven e sulla zona del triangolo. A quel punto gli austriaci risponderebbero. Vedete, ci sono tutti quanti risposta e controrisposta. Quindi, quali sono i compiti? Per l'austriaco l'elemento A, questo in bianco, deve rallentare quanto più possibile la manovra e infliggere quante più perdite possibile. La manovra di Prussia, dell'elemento blu prussiano, infliggere quante più perdite possibile, evitando fughe in massa di abbandonare tutta la zona. Indovinate che cosa è successo storicamente? Abbandonare tutta la zona, e infatti c'è una carta che vi obbliga a farlo e quindi dovete poi dopo riprenderla. Invece l'elemento austriaco B, questo rosso, deve contrattaccare nella maniera più efficace, non deve rimanere bloccato qui in questa zona dietro Leuven, perché sennò c'è una specie di tappo, non rimarrà imbottigliato, quindi dovrà reagire in maniera più dinamica, mentre invece l'elemento prussiano blu, Prussia A, dovrà prima conquistare Sagel-Suze e Golau, questi primi due villaggi più rapidamente possibile, poi prendere magari Leuven di slancio, e Prussia B deve appunto essere molto reattivo e appunto impostare il suo gioco sulla base delle scelte dell'austriaco.
Questo vale per questo schieramento di questa partita qui. Poi ovviamente potete impostare la vostra manovra in una maniera completamente diversa. Potete mettere magari tutti quanti qua a destra e fare un unico attacco. Può succedere, riuscire o non riuscire. E questo sta un pochino a voi. Potete invece fare uno schieramento più bilanciato e invece di spingere direttamente sull'Oiten, cominciare da qui, cominciare dal centro. Perché no? In effetti gli austriaci sono sbilanciati verso la vostra destra sulla zona di Leuven e quindi potete anche coglierli di sorpresa. Le alternative sono veramente infinite. In generale bisogna scegliere i momenti giusti perché, e qui è la croce del gioco, vi tolgo tutta questa bella, ok, tutte quante queste linee e controlinee, perché per esempio un contrattacco austriaco troppo affrettato dovrà gestire troppe unità prussiane che non sono state ancora eliminate dall'azione di difesa, mentre invece se sarà tardivo troverà una situazione già compromessa con le posizioni già ampiamente prese dai prussiani che si schierano lì a difesa e buonanotte, valli a tirare via. Mentre invece una contrapposizione prussiana troppo lenta sarà contenuta, non riuscirà a bloccare i rinforzi che arriveranno sull'Oifen. Se se sarà troppo rapida, addirittura potrà rendere l'esercito prussiano a rischio esso stesso di aggiramento. Come aspetti tattici abbiamo parlato un pochino del ruolo delle singole tipologie, diciamo che è chiaro che di nuovo mettiamo il nostro markup con un bianco per farvi vedere. È chiaro che l'Oifen qua crea, no, facciamolo in bianco, eccolo qua, l'Oifen qui crea un saliente naturale. Il saliente, l'abbiamo detto, è un punto che può essere attaccato da più posizioni. Qui, vedete? Questo è un saliente. È appunto questo pozzo che può essere circondato e stretto, e questo è un saliente. E quello è vulnerabile, quasi sempre cade, e quindi bisogna capire per l'austriaco se cade, se si riesce a riprenderlo, naturalmente. Perché magari cade, però i prussiani hanno subito molte perdite e lo si può andare a riprendere. Poi c'è l'importanza fondamentale dell'appoggio di artiglieria, ci sono molte unità di disturbo che anche se sono piccole, vedete quante manovre complicate bisogna fare, elaborate più che complicate, quindi vedete che è possibile fare un bel disturbo. Volevo farvi vedere, oltre a questo, che questa vedete la situazione proprio, la situazione in cui si è creato il famoso saliente attorno all'Oifen. Ecco, vedete? Vi faccio vedere, modifica, eccolo qua. Là, il saliente attorno a Leuven, eccolo qui proprio chiaro, ecco, vedete come circondato, ecco, ok, ma ecco, in questa situazione voglio farvi vedere anche un altro, ecco qua, ecco, stop, scusate, ovviamente partono, ok, e eccolo qua, vedete che cosa è successo qua? Qua è successo il patatrack, qua è l'Oifen è caduta e gli austriaci devono andare in contrattacco, sono un po' paralizzati, non si sono ancora mossi, però vedete, ecco, qui si sono mossi, però qui non è una situazione un po' critica, ma non è impossibile, perché se andiamo a vedere, vedete che sono mossi, hanno un'ottima difesa di Frobelwitz, Nippernegökelwitz, quindi qua il prussiano sarà per lui molto difficile prenderli e possono creare un contrattacco, magari qui e qui, e cercare di riprendersi Leuven. Certo, non è facile, è una bella situazione, vedete, c'hanno l'artiglieria posizionata qua, qui c'è la cavalleria, quindi insomma ci si può ancora lavorare, anche se i granatieri prussiani si sono installati a Leuven ed è un disastro riuscire a tirarli via. In generale in questo gioco il prussiano deve essere molto aggressivo, molto aggressivo, scusate, l'austriaco opportunista ma determinato, non farsi scoraggiare perché l'inizio è proprio veramente scoraggiante. Ecco, poi dipende molto dalle carte in questo caso. Se l'austriaco riesce pure a riprendere l'Oifen è fatta, e quindi a questo punto riesce a bloccarli,
Attenzione però sempre a Frobelwitz, che è sempre un punto debole, terribile, perché, ecco, lo faccio vedere qua, perché se il prussiano lo prende sono veramente guai, anzi finisce tutto, quindi se il prussiano lo prende con altre cose, ok, perfetto, con altre, ecco, prende con altri obiettivi, quindi niente da fare. Ok, eccoci qua per le nostre belle conclusioni. In prima cosa, avete visto quanto ne abbiamo parlato con un gioco pure così semplice, quante possibilità, sono solo alcune delle possibilità che si possono esplorare in questo singolo gioco, quindi veramente è una potenzialità infinita. E poi ovviamente questi sono tutti quanti discorsi belli campati in aria, poi usate le carte, vedete un po' cosa succede, combattimento contro combattimento. Von Moltke, grande comandante militare e accanito wargamer, diceva nessun piano, prussiano per lui, nessun piano sopravvive al contatto col nemico. Questi tutti bei piani, poi dopo si vede, quindi anche qui, anche questo è il succo. Ma avete notato un'altra cosa? Che praticamente non abbiamo parlato di dadi. Io non sono uno di quelli che dice, ma se attaccate qua avete il 20%, qua il 70%, qua il 50% di probabilità di queste cose. Sì, perché è vero che succede questo, ma a un certo punto, turno dopo turno, queste variabili sono così elevate, 20% di qua, 50 di là, 70 da quest'altra parte, che veramente gli stati possibili sono infiniti, molti di più di quelli degli scacchi, che questa è una cosa che mi piace molto, molto del wargame, per questo che lo preferisco infinitamente agli scacchi. E secondo me è anche intellettualmente molto più interessante. E quindi vedete, possiamo parlare in linea di massima e poi si vede partita dopo partita. Un piano perfetto in una partita fallirà completamente in un'altra. Voi mi direte, significa che i piani non valgono nulla, che il gioco il wargame è soltanto una roba di dadi, di caso, di casualità, anche se non abbiamo mai parlato di dadi finora? No, è ancora di più un gioco di carattere, di tenere botta di fronte alle difficoltà, anche di fronte al piano perfetto che doveva funzionare a livello probabilistico, ma si pianta per un imprevisto e pazienza, piano B, piano C, piano D, piano E, eccetera, che vi siete già preparati, un po' improvvisate, ma in realtà anche Von Moll che non improvvisava nulla, quindi aveva lui il piano B, C, D, E, eccetera, perché sapeva che il piano A sarebbe fallito, anzi si chiedeva quando fallirà il mio piano A e in che modo, e allora aveva tutte quante le sue diramazioni. Ci sono appunto 1000 variabili, 1000 opzioni, abbiamo detto, e questa roba la potete, anzi la dovete applicare ad ogni singolo wargame. Quindi qual è in succo il metodo che siete chiamati ad applicare? Meno quello che applico io, poi ognuno ha il suo, perché la cosa bella è che poi ognuno affronta questa roba, tutta questa roba in maniera personale e diversa. Io vi dico come la affronto io. Prima di tutto, io vedo le condizioni di vittoria. Poi, quali sono le risorse a mia disposizione? Poi, qual è il rapporto che ci può essere tra le condizioni di vittoria e le risorse a mia disposizione? Da lì identifico quelle che in maniera di massima possono essere le mie manovre, poi vado, mi faccio dei piani, delle alternative e poi vado sul campo e vediamo cosa succede. Napoleone diceva on s'engage e puis on verra. Ci si ingaggia a combattimento sul campo e poi si vede. E poi si vede che succede. Senza improvvisare, eh? O meglio, improvvisando in maniera pianificata o pianificando l'improvvisazione. Guardate, questa è la cosa bellissima di questo tipo di giochi. Così ragionavano i grandi comandanti, così questi giochi vi incoraggiano a ragionare anche voi, perché se ragionate solo a tiro dado, tiro dado, tiro dado, perderete e penserete, oh, questo è il gioco più scemo del mondo. No, è semplicemente che non state ragionando con il ragionamento che è necessario perché il gioco funzioni. Di nuovo, come il gioco di ruolo. Se il gioco di ruolo lo prendete così a fare un po' gli scemi, oppure a dire, boh, ma è una recita, boh, ma non capisco, oppure peggio ancora, solo a tirare dadi, anche lì a cercare le combo migliori, dopo un po' dite, oh, che gioco noioso, oppure oh, che gioco stupido. Non è il gioco è stupido, neanche voi, semplicemente non vi siete incontrati. Quando ci si incontrano dice, oh mio Dio, il gioco di ruolo è il gioco più bello del mondo. E io dico, oh mio Dio, il wargame è il gioco più bello del mondo. Eccoci qua. È tutto qui. Quindi, in generale, a livello mentale bisogna mantenere la chiarezza di visione, quindi della visione in generale, mantenere la
concentrazione man mano che la partita va avanti e mantenere la determinazione, quindi chiarezza, concentrazione e determinazione di comunque portare avanti i propri piani indipendentemente da quello che sta per succedere, da quello che sta succedendo, da quello che succederà e appunto anche trovando delle vie alternative che avendo anche la flessibilità mentale di trovare delle vie alternative che non avevate pensato perché si aprono delle opportunità. È una sfida anche psicologica, fondamentalmente psicologica, matematica e psicologia assieme, di questo lo sapete, ne ho scritto tantissime volte nei miei libri, articoli, saggi e quant'altro. Che cosa abbiamo fatto allora con questo metodo? Però la cosa, dopo aver fatto questa esplosione intellettuale di tantissima roba, torniamo un pochino a fare una riconcentrazione. Ok, questo metodo cosa ci permette? Ci permette di ridurre l'enorme mole di variabili da considerare all'inizio di dove mi muovo, dove mi piazzo, cosa faccio, dove tiro, in che modo, eccetera. Le abbiamo ridotte, abbiamo incanalato questa marea di mini decisioni tattiche del singolo esagono e del singolo tiro di dado nell'ambito di un piano coerente. E allora non andiamo più appresso le micro decisioni, non disperdiamo più le nostre intelligenze intellettuali, canalizziamo le nostre energie intellettuali per utilizzare le nostre risorse in maniera razionale sulla base delle regole del scenario in vista delle condizioni di vittoria. Ma per fare questo dobbiamo partire condizioni di vittoria, regole di scenario, risorse a nostra disposizione. Al contrario. Quindi vedete, è questo è questo un po' il gioco. La cosa bella è che se siete in solitario lo fate un po' per tutte e due, se state giocando con un altro, questa cosa è bellissima, sta facendo anche l'avversario o gli avversari e lì veramente si apre un mondo. Avete il meme del cervello che esplode, ecco una cosa di questo tipo, ma anche il solitario ve lo fa fare, perché sono dei solitari meravigliosi che fanno esplodere il cervello, che cosa meravigliosa, perché sono fatti molto 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 bene. Quindi allora, quello che io vi dico adesso andando a chiudere, riprovate a fare questo esercizio con questo wargame nello specifico se ce l'avete o con molti altri. In generale più wargame è semplice più sarà facile fare questo esercizio, ma a prescindere da questo, io consiglio quelli semplici perché vi danno proprio l'essenzialità di fare questa applicazione, di applicare questo metodo e poi da lì poi lo scalate anche sugli wargame più elaborati e tutto quanto, quindi anche sulle cose, sugli scenari più complessi. Ecco, vedete, una volta che però avete acquisito questo metodo prima delle regole specifiche del gioco, imparare altri giochi sarà di una facilità immensa, sia perché l'80% delle regole fondamentalmente sono sempre quelle, hanno 1000 varianti, ma stiamo sempre lì, ma soprattutto perché il modo di pensare, il modo di avvicinarvi voi per primi al gioco, prima che il modo in cui pensa il gioco, il modo in cui pensate voi, sarà sempre lo stesso. E penserete prima alla situazione e poi alle regole che il gioco crea per gestire la situazione. Quindi, come vedete, è un esercizio, io vi dico, e applicatelo su questo e su tanti altri wargame. Poi ne venite a parlare con me, con gli altri appassionati qui nel canale. Cliccate la campanellina, mettete like, solite storie, commentate qui, ne parliamo qui, oppure anche su Ludostoria o su altri gruppi, insomma, qui mi trovate di giochi e appunto ne parliamo assolutamente. Quindi tranquilli, un passo alla volta per singole fasi, con metodo, con logica, carattere e intuizione. Anche questo, vedere così il colpo d'occhio e capire, ok, questo è il momento di fare questa scelta. Tutto questo è il wargame. Grazie per avermi seguito e appunto poi ne riparliamo. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, di parlarne con voi, magari anche a qualche evento di Ludostoria. Adesso si va a Milano Wargames, ma poi ci saranno altri Ludostory Corner qui a Roma e in altre parti d'Italia, altri eventi, poi il grande Storicon il 21-22 febbraio a Roma presso lo spazio espositivo La Vaccheria con tantissime sigle di tutti i tipi di gioco storico. Noi ci saremo, ovviamente abbiamo il coordinamento operativo di tutto quanto con la Wargame Academy e con questi giochi qui. Grazie per avermi seguito e ci rivediamo alla prossima puntata e ricordatevi, chi ha paura degli esagoni? Ciao!